per tutti coloro che dicevano: ma che fine hanno fatto alle sere? Ma il DG dove è andata a finire? Dove l'ha messa la badante? Che la badante soprattutto è un po' che non si vede. Eccoci, siamo tornati e come il buon Gesù Cristo il giorno di Pasqua è risorto, noi abbiamo aspettato altri 2 o 3 giorni dopo Pasqua e siamo risorti anche noi. Ci stiamo preparando. Non dovevo dirlo troppo forte? Ma che urli, oh? Non lo dire a nessuno in segreto. Ci stiamo preparando. Ragazzi, siamo al rimessaggio del Cingone che è stato parcheggiato qualche settimana? Sì, un po' troppe settimane. È stato parcheggiato qui soletto qualche settimana, adesso ci siamo. È veramente giunto il momento di cominciare i preparativi per la partenza. Però in questi preparativi di oggi saranno dei preparativi particolari, perché tanto qui i cani che abbaiano in questo posto da lupi. Però sì, esatto. I preparativi particolari di oggi non saranno per il Cingone, che bene o male è già quasi pronto, mancheranno poi il Cingone è sempre operativo, esatto. Ci sarà poi da fare gli ultimi carichi prima di muoversi. La oggi spesa clamorosa che ci porteremo dietro, un tir di spesa. Vogliamo fare una specie di, diciamo, un unboxing, una prova? No, uno spacchettamento. Ok, uno spacchettamento perché abbiamo fatto un cambio mica da ridere. A parte che sapete che in America non le avevamo le biciclette per questioni di spazio, però quando abbiamo girato invece da queste parti ci siamo sempre portati le bici pieghevoli, che per il momento non useremo perché vogliamo testare e provare un nuovo sistema di trasporto. Un nuovo mezzo. Un nuovo mezzo di trasporto, perché nella nostra prossima avventura visiteremo, oltre a posti immersi nella natura bellissimi, anche tante città bellissime, per farvele conoscere anche a voi con appunto un nuovo mezzo di trasporto. 2 nuovi mezzi di trasporto, no uno in 2, 2 mezzi di trasporto, vogliamo esagerare. Quindi li abbiamo portati qui dal Cingone e adesso iniziamo a metterli in sesto per provarli ufficialmente, magari prima di partire. Beh, perché se minimo, poi c'è qualcosa che non va non l'abbiamo neanche provati. Esatto. E cosa sono queste cose che dobbiamo provare? Sono 2 monopattini elettrici ed esattamente 2 Engui Y10. Te ci sei andato sul monopattino elettrico? Beh. Occhio, mi raccomando, perché altrimenti qui si prendono delle facciate, Vi facciamo questo spacchettamento in diretta anche per voi, sia per noi che per non voi. è neanche stato curioso di aprirli subito appena ritirati. Esatto. Ha resistito una settimana prima di aprirli. Spacchettamento, si comincia. Operativi, cominciamo l'assemblaggio dei nostri nuovi bolidi qua. Come li chiameremo? Gino e Gina un'altra volta? Come le bici? Gino e Gina? Forever. Vabbè, allora comunque praticamente non c'è quasi niente da montare qua. Il manubrio veniva smontato, basta infilarlo proprio nel piantone qua. Ci sono solo 4 viti da mettere sui lati del piantone più 2 e l'unica altra cosa da montare poi sarà il piccolo cavalletto praticamente. È l'unica cosa che c'è da montare, quindi a prova di DG sicuramente ce la posso fare anche io. Beh, allora ce la potrei fare anch'io. Ma penso di sì, penso. Quindi lo finiamo di montare e dopodiché vi facciamo vedere quelle che sono le caratteristiche. Comunque dovrebbe essere veramente di una facilità estrema anche l'uso. Allora, il cartone Polistirolo. viene legato con le fascette come protezione e facciamo vedere anche che cosa veniva qui nella scatolina. Questa che non sapevo essere il cavalletto, ma è il cavalletto. Qui dentro ci sono delle brugoline
e il caricabatterie che lo faremo vedere poi nei suoi dettagli, e un libretto delle istruzioni che diciamo non è proprio necessario, però consigliato darci un'occhiata comunque. Ed eccoli qua i nostri nuovi monopattini elettrici che ci porteranno in giro a conoscere e a scoprire tutte queste bellissime città del nord Europa fra veramente pochissimi giorni. Allora, 2 chiacchiere soltanto su questi monopattini elettrici. Sono appunto 2 monopattini della Engui che già avevamo conosciuto quando avevamo fatto la recensione della famosissima bicicletta X26 Mir, che era quel mostro pesantissimo da fuoristrada, anche diciamo non legale per il mercato italiano. Adesso la Engui invece si è messa a fare le cose veramente toppissime. Tutti i loro prodotti adesso sono certificati e conformi per la Comunità Europea, quindi con tutti gli standard richiesti dalla Comunità Europea. Infatti anche questi monopattini hanno una velocità massima di 25 km/h. Hanno un motore da 350 watt con picco a 500, ma la cosa veramente più impressionante rispetto ad altri monopattini dello stesso livello, hanno un'autonomia di 65 km. È chiaro che l'autonomia dipende anche dal peso di chi guida, praticamente dal conduttore, perché è chiaro che l'autonomia sarà diversa se la persona che guida il monopattino pesa 60 kg o la persona pesa 100 kg. La capacità massima, quindi il peso massimo della persona che può andare su questi monopattini, è data per 120 kg. I monopattini si presentano veramente molto bene, vengono imballati molto bene, assolutamente, completamente protetti, non c'è assolutamente per il momento nessun problema riscontrato da quando li abbiamo spacchettati, e adesso chiaramente non vediamo l'ora veramente di provarli sulle lunghe distanze. Ma parliamo un po' ancora di questi monopattini. Non so se voi siete pratici, esperti di questo genere di mezzi di trasporto, però questa Y10 ha sicuramente delle caratteristiche, è per questo che l'abbiamo scelto, molto particolari e anche migliori rispetto a tanti altri monopattini, a parte il fatto appunto dell'autonomia. Una delle cose particolari di questi monopattini è la pedana, che è molto più larga rispetto alla media degli altri monopattini dello stesso livello. Infatti la pedana misura 18 cm di larghezza, è veramente comodissima, ci si può veramente camminare in avanti, indietro, tenere i 2 piedi paralleli, anche se quella non è la posizione diciamo precisa e perfetta per guidare questi tipi di mezzi di trasporto, però è veramente una cosa molto comoda. Altra cosa molto importante di questi monopattini, che non hanno la maggior parte degli altri monopattini sul mercato adesso e che sarà una delle cose richieste, sono gli indicatori di direzione, ossia le frecce, che saranno obbligatorie con il nuovo codice della strada. Una cosa particolarmente comoda sono anche le ruote di dimensioni abbastanza importanti, anche queste rispetto alla media degli altri monopattini. Infatti sono ruote con un diametro da 10 pollici, quindi 25 cm circa, e una larghezza di 3 pollici, quindi anche qua siamo intorno agli 8 cm. Questo fa che il monopattino sia veramente molto stabile. Le ruote hanno la camera d'aria. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio. Un vantaggio nel senso che, avendo la camera d'aria, non sono del tipo piene e dure, e quindi
con la camera d'aria e l'aria dentro assorbono le vibrazioni che possono essere presenti sul fondo stradale sicuramente meglio delle ruote completamente piene. È chiaro che non sono così ottimali come quelle invece tubeless, ossia senza camera d'aria, quindi con aria ma senza camera d'aria, che hanno una facilità maggiore di riparazione in caso di foratura. Il cavalletto anche è molto comodo, si sente che è proprio molto stabile, dà una buona stabilità in fase di parcheggio. Sono presenti una luce LED frontale e altrettanto posteriore. La posteriore funziona anche come stop in caso di frenata. Il freno è un freno a tamburo che è diretto sulla ruota posteriore ma anche elettronico su quella anteriore, quindi in fase di frenata diciamo che ha un 80% di frenata sulla posteriore ma anche un 20% su quella anteriore. La batteria è una batteria al litio da 36 volt 13 A che, come abbiamo detto, dà al monopattino un'autonomia di circa 65 km e il tempo di ricarica è fra le 4 e le 6 ore. Il peso totale dello scooter è di 17 kg. Questo lo mette in una fascia di peso media per quanto riguarda i monopattini elettrici. L'Y10 è facilmente piegabile, adesso poi lo vedremo, per poter anche entrare nel gavone del nostro Cingon e di qualsiasi dei vostri mezzi. È uno di quei monopattini che si chiamano Kickstarter, ovvero sia c'è bisogno di dare una leggera spinta con il piede posteriore, diciamo quello che andrà sulla pedana nella posizione posteriore, per attivare l'assistenza del motore. Questo monopattino non dispone di sistema di ammortizzamento come alcuni altri che hanno delle piccolissime sospensioni sia sull'anteriore che sul posteriore. Però, come detto, queste gomme di dimensioni leggermente più importanti rispetto alla media degli altri monopattini, con camera d'aria e aria appunto all'interno delle stesse, ammortizzano sinceramente in modo egregio. Abbiamo lasciato parcheggiato il Cingon e gli abbiamo fatto già le corna perché siamo venuti a provare nuovi mezzi fino a Boccadasse, in Corso Italia, lungomare di Genova. Ricordati che l'ultima volta che gli abbiamo fatto le corna e l'abbiamo lasciato a casa, quando siamo tornati si era scaricata tutta la batteria. È vero, no, ma sto giro non succede perché solo per poche ore. Parcheggiato, approfittato di questa bellissima giornata genovese e si provano quindi sul lungomare. Commenti a caldo? Il primo commento a caldo è che la sera in Italia almeno il casco se l'è messo dritto, no, come in Thailandia. Ma perché volevo vedere se eri attento in Thailandia, siccome qui oggi ero davanti io mi avresti visto subito. Casco sempre allacciato, anzi a Genova è anche obbligatorio il casco. Non siamo mica in Thailandia qui che andiamo in giro senza casco, quindi noi super ligi alla legge del comune di Genova. Sono 3 le velocità disponibili con l'Y10. Una velocità eco con la quale abbiamo detto l'autonomia dovrebbe essere di circa 65 km, una normale o standard con la quale si raggiungono i 20 km all'ora ed una sport con la quale si raggiungono invece i 25 km all'ora. Per essere precisi c'è anche un sistema che poi faremo vedere in un altro video separato per sbloccare la velocità dell'Y10 e portarlo a una velocità massima di 35 km all'ora, che, vogliamo dire, non è legale sul territorio italiano. Oltre al piccolo faro di illuminazione anteriore è disponibile anche un faretto posteriore posizionato sul parafango posteriore che funge anche da luce di stop durante l'azione di frenata. Un'altra delle cose che mi piace molto di questo Y10 è che la batteria è sotto la pedana del monopattino, quindi a differenza di tanti altri monopattini che hanno la batteria nel piantone sotto al manubrio, qualsiasi persona che non abbia mai guidato un monopattino elettrico prima non avrà assolutamente nessun problema
La guidata veramente, dovuto proprio al baricentro basso e alla stabilità di questo monopattino, risulta essere di una comodità estrema. E le gomme, i pneumatici appunto con camera d'aria ammortizzano veramente molto bene qualsiasi tipo di piccola buca o scalino o altre irregolarità del manto stradale. Diciamo che la pecca più grossa che io ci trovo così proprio al primo giorno di prova è proprio il fatto che con il sole il display è assolutamente illeggibile. Qua le prove dei monopattini le fanno anche le sciurette adesso, tanto più quelle un po' acciaccate come sono già io col piede. Questo sarà un valido aiuto per fare qualche chilometro in più, come se non ne facessimo abbastanza. L'obiettivo è, adesso che partiamo per il viaggio, che tutti sapete dove sarà e chi non lo sa rimarrà sintonizzato fino all'ultimo per saperlo, fermarsi col Cingon, col nostro camper, nelle aree di sosta che sono fuori delle città e poi da lì raggiungere i centri senza fare 30 km a piedi come facciamo col nostro solito. Come vedete è proprio facile da guidare, quindi amiche che avete il camper e il van, se il vostro maritino vi offre la possibilità di cambiare dalle bici tradizionali al monopattino, sappiate che è fattibile. Anzi, DG, potresti andare un po' più veloce, che lo voglio provare in velocità? Anche qui dove ci sono i cambi di asfalto, da quello della ciclabile a quello degli attraversamenti, non si sente neanche. Ovviamente vi lasceremo il link in descrizione per questi prodotti che stiamo testando oggi. Vi lascerò anche il link in descrizione dei 2 caschetti che ci siamo comprati. Ne abbiamo comprati diversi per riconoscerli, ma soprattutto per provare 2 tipi di caschi diversi, a vedere quello che ci troviamo meglio. Engui Y10, e a pensare che io sulla Y10 ci ho preso la patente. All'epoca, di quando ero 18enne, con la macchina di mia mamma, io ho preso la patente con l'Y10, quindi quale occasione migliore per guidare qualcosa di nuovo più di 30 anni dopo. Il prezzo dell'Y10 è di 499 euro. Inoltre la Engui per il mese di aprile di quest'anno, per festeggiare il 10° anniversario dell'azienda, offre degli sconti veramente importanti su tutti i suoi prodotti e potete trovare i link ai quali accedere appunto per usufruire di questi sconti nella descrizione di questo video.